Ciao ragazzi, benvenuti in questo video educativo per incentivare la sostenibilità ambientale realizzato a fumetto. Spiegherò in maniera del tutto elementare il processo produttivo di un qualsiasi oggetto fino ad arrivare al punto cardine, lo smaltimento. In questo episodio conoscerete la famiglia Mondo Pulito. Buona visione! Lui è Peter ed è un supereroe. No, non è Batman. È un vigile del fuoco, anche lui però come Batman salva le vite alle persone, ma anche alla fauna e alla flora spegnendo vari incendi. Lei invece è Matilde ed è la moglie di Peter. Anche lei è un supereroe. Fa la dottoressa ed ha già curato parecchi pazienti. Ama la natura e infatti negli ultimi anni ha promosso giornate per la tutela dell'ambiente. Questi sono invece i loro figli, Josephine e Leo. Anche loro aiutano la loro mamma in queste battaglie. Anche se piccoli, sono consapevoli che bisogna salvare il mondo dall'inquinamento. Leo da grande vuole diventare uno scienziato. Dopo aver sentito che esistono piante che mangiano l'inquinamento, vuole creare una sostanza che possa smaltire i rifiuti in maniera naturale. E che dire, piccolo Leo, spero davvero che possa realizzare questo tuo sogno. Josephine invece adora le stelle e da grande vuole diventare un'astrologa. Ogni sera guarda dal suo telescopio la bellezza dell'universo. Sono davvero dei bravi bambini. Ma come si può effettivamente salvare il mondo dall'inquinamento e perché esiste ciò? Sono le domande che Leo e Josephine chiedono spesso ai loro genitori. Per rispondere a quest'ultima domanda bisogna andare indietro nel tempo, fino ad arrivare alla fine dell'Ottocento, nel periodo chiamato Rivoluzione industriale. Durante la rivoluzione industriale sono nate le fabbriche, cosiddette moderne. In questo periodo il settore primario, ossia il settore produttivo di base, agricoltura, pesca, allevamenti, viene abbandonato per dare vita al settore secondario, settore produttivo dei beni materiali, dell'industria, dell'edilizia e così via. Queste grandi aziende con il tempo si sono evolute nella tecnologia e sono caratterizzate dall'uso di macchine meccaniche. Queste macchine funzionano consumando energia. Tutto ciò che serve per produrre qualsiasi oggetto viene prelevato dal nostro pianeta e poi lavorato. Comincio quindi a spiegare il primo processo. Si parte dall'estrazione dei materiali. Tagliando alberi, realizzando miniere per estrarre metalli, cavando buche nei terreni per l'estrazione del petrolio. Come dici Josephine, distruggiamo così il pianeta? Hai pienamente ragione, per questo è necessario comprendere che bisogna cambiare il modo di fare, creando dai nostri rifiuti altri oggetti.
Certamente, e negli ultimi anni si parla infatti del riciclo. Le risorse a nostra disposizione stanno terminando, quindi riciclare per realizzare nuovi oggetti è già molto utile. Ovvio, oltre al riciclo, è però di fondamentale importanza capire realmente che dobbiamo limitarci anche negli acquisti. Più delle volte si acquistano prodotti senza avere realmente la necessità. No, è giusto che voi bambini giocate e vi divertite, ma ad esempio avere più giocattoli uguali, perché ogni anno ne esce uno nuovo, non ha senso. Come detto, dobbiamo cercare di limitare ad acquistare oggetti, così che le fabbriche ne producano di meno. Meno prodotti realizzi, meno spazzatura produci, no? Dopo aver prelevato i materiali dal nostro pianeta, successivamente vengono trasferiti nelle fabbriche, che anch'esse, come spiegato prima, utilizzano energia. Quindi, oltre ai materiali che serviranno per realizzare gli oggetti, le fabbriche utilizzano altri materiali, sempre prelevati dal nostro pianeta, per realizzare energia e quindi far funzionare tutte le macchine al suo interno. Senza, ad esempio, la luce, le fabbriche non possono lavorare. Lì dunque si realizzano gli oggetti, ma anche tutti i residui che non servono, quindi i rifiuti. Abbiamo già detto che è molto utile il riciclo, ma non sempre può essere effettuato. Le fabbriche producono rifiuti cosiddette scorie. In questo caso, quindi, quasi tutto ciò che viene buttato dalle fabbriche non può essere riciclato e il loro smaltimento è davvero un grosso problema. In questi rifiuti troviamo sostanze chimiche dannose all'ambiente. Ancora oggi non esiste un vero sistema di smaltimento di questi rifiuti. Ecco perché sarebbe più utile acquistare prodotti riciclati o comunque acquistare ciò che serve realmente. Infine, il prodotto ultimato dunque viene venduto e acquistato dalle persone. Purtroppo devo dirti di sì. I fumi di certo non aiutano l'ambiente, anzi sono dannosi per tutti. Lo stesso vale dai fumi che fuoriescono dalle marmitte delle nostre auto, dei bus, camion e così via. Fortunatamente negli ultimi anni si è cercato di limitare tutto questo smog, realizzando veicoli più ecosostenibili, ad esempio veicoli sia di piccole che di grandi dimensioni, elettriche o ibride, ma ancora c'è molto da fare. Oltre l'aria, anche l'acqua, il suolo e il sottosuolo vengono inquinati. Capite benissimo che avendo inquinato tutto, anche il cibo che acquistiamo e poi mangiamo è anch'esso inquinato. Leo e Josephine, spero di essere stato chiaro e di aver risposto alle vostre domande. Sicuramente sarà così, ma tu potrai dire che stai contribuendo a salvare il mondo. Ogni singola persona può fare la differenza. Oggi tu, Josephine, hai capito la lezione. Domani un'altra bambina, bambino, ragazzo o ragazza lo capiranno anche. Bisogna iniziare, l'importante è che tu lo fai già da adesso. Bravo Leo. E tu invece? Il mondo è solo uno, proteggilo anche tu. Salutiamo la famiglia Mondo Pulito e questi splendidi bambini. Se è stato di tuo gradimento questo video, lascia un like. Aspetto anche i vostri commenti. Al prossimo video. Ciao!